Specialist IT! Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial di itspecialist.news. Oggi parliamo di Microsoft Intune Remote Help. Che cos'è Intune Remote Help? È una funzionalità molto utile che ci permette di dare e di ricevere assistenza remota all'interno della nostra organizzazione in maniera sicura. Tra poco vedremo come funziona su macOS. Ho scelto di partire da macOS per raccontare Remote Help perché ormai mi conoscete, quindi sapete benissimo che mi affascina tutto quello che è l'integrazione di Mac all'interno dell'azienda. Sfruttando il nostro amico fidato Microsoft Intune, distribuiremo l'app di Remote Help, configureremo tutti i permessi che servono a macOS per ridurre al minimo il numero di interazioni, richieste di permessi, eccetera, eccetera. Insomma, faremo tutto quello che serve per fluidificare, per semplificare l'esperienza utente sia lato admin sia lato utente finale. Per i requisiti e il licensing di Remote Help, che ti ricordo fa parte di Intune Suite o è disponibile anche come componente a pagamento aggiuntivo standalone, ti rimando alla documentazione, anzi alla solita secchiata di documentazione che troverai nel testo dell'articolo o qui sotto in descrizione. Perfetto, cominciamo a configurare tutto e partiamo dal primo step. Abilitiamo Remote Help a livello globale, quindi a livello di tenant, accendendo proprio la funzionalità. Perfetto, ora scarichiamo il PKG che ci servirà da distribuire sui Mac attraverso Intune. L'URL da cui scaricarlo te lo lascio qui sotto in descrizione. Unica nota sul PKG, questo è un PKG managed, quindi lo distribuiremo come app line of business. Se non sai qual è la differenza tra un PKG managed e unmanaged, non ti preoccupare, ti lascio un'altra secchiata di documentazione qui sotto nell'articolo o in descrizione. Perfetto, ora valutiamo quali sono i permessi che ci servono per chi deve dare assistenza. Quindi l'Help Desk Operator di Intune avrà i permessi sufficienti per dare assistenza remota? La risposta è sì, andiamo a vedere quali sono nel dettaglio questi due permessi. Perfetto, per avere un'esperienza lato utente finale, quindi chi riceve l'assistenza il più fluida possibile, bisogna rispettare due requisiti. Prima di tutto Enterprise Single Sign-On configurato via Intune, meglio ancora se hai configurato il Platform Single Sign-On che sostituisce completamente l'Enterprise Single Sign-On, e il Company Portal deve essere aperto con l'utente autenticato. Andiamo a vedere proprio i due requisiti in documentazione. Perfetto, finalmente siamo pronti per configurare la policy vera e propria di Remote Help per i permessi di macOS. Andremo a configurare i permessi in due sezioni, Accessibility e Screen Capture. Una nota molto importante: sulla parte di Screen Capture, nonostante nella tendina sia presente il valore Allow, noi non lo useremo perché a causa proprio di un'impostazione voluta da Apple su macOS, non si può impostare su Allow in maniera unattended la parte di cattura dello schermo quando questa viene impostata da un MDM.
Quindi il massimo che possiamo fare in questo caso è permettere ad un utente standard di impostare questa impostazione ed è esattamente quello che andremo a fare con il profilo di Intune. Vediamo. Perfetto, siamo arrivati alla parte di verifica di quello che abbiamo fatto sul Mac, quindi su chi riceve assistenza lato utente finale. Proviamo a lanciare l'app di Remote Help e vediamo se tutti i permessi si sono settati ed eventualmente settiamo quello che manca. Perfetto, ora con degli incredibili effetti speciali, sicuramente devo migliorare, da questo punto di vista quando monto i video, vi faccio vedere qual è l'esperienza utente finale sia dal lato dell'amministratore IT, dell'IT specialist, quindi chi offre assistenza, sia dalla parte dell'utente finale, quindi chi riceve assistenza. Quindi a schermata intera, in primo piano, quindi la schermata più grande, vi farò vedere l'esperienza dell'IT admin, quindi chi offre assistenza. A un certo punto durante la schermata vedrete che in basso a destra comparirà un'altra schermata in sovraimpressione che vi fa vedere nel frattempo, in contemporanea, che cosa succede anche lato utente finale. Così avete il quadro completo di tutto quanto, ok? Vediamo.
Spettacolo, Remote Help quindi è stato configurato correttamente, abbiamo ridotto le interazioni al minimo, tutto a posto. Questo video è stato un pochettino più lungo del solito, ma essendo un approfondimento e la presentazione di una funzionalità intera anche con esperienza utente, secondo me ne valeva la pena, quindi grazie doppiamente per aver visto il video fino a qui. Se questo video ti è piaciuto, ti è stato utile, metti un cuoricino, ricondividilo sui tuoi social preferiti, iscriviti alla newsletter itspecialist.news, oppure condividi la newsletter se pensi che possa essere utile a qualcuno o se pensi che gli argomenti possano essere interessanti per qualcuno. Grazie ancora e ci vediamo, a presto! Mitici!